Teo. Come stai? Ma te come stai? Ah, io bene. Vado a scuola. E lo sai dove ti portiamo oggi? Indovina un po', a mangiare i passatelli al potere. Ma sì, ma sì. E contento, mio fratello? Guarda chi c'è. C'è anche il babbo. Sì. Bello. E mi fiol. Dai un bacione al babbo. Ma cosa fate qui? Sta meglio, no? È normale. È cresciuto. Fa la quinta. Signor Teo. E lui come sta? ha preso una sbornia. Stasera. Come va, Teo? Io sto bene, anzi meglio. Bravo, bravo. Mamma, le paste. Sì, ce l'ho qui. Zio, la mamma c'ha le paste. Un momento. Beh, torniamo prima di sera. Questo è il posto di Aurelio. Fumo la mia State scelta. Grazie. State meglio. Mettiti qui vicino al babbo. È ancora vivo Don Battaglia? Ma Don Passaglia è morto da 10 anni. Le un pezzo grande. L'anno scorso era vivo. Quello era Don Amedeo. È morto anche Don Amedeo? No, Don Amedeo è vivo. Appunto, quello che dicevo io. L'ho visto l'anno scorso con un vaso di fiori in mano, che camminava. Chissà dov'è che andava, Io a 8 anni l'avevo una gran testa. Vedi, Aurelio, te non te la devi prendere. Matteo era molto più intelligente di te a scuola. Eri più intelligente a tutti. Ma sì, non ho mica nessuna difficoltà ad ammetterlo, è la verità. Ma anche adesso lo è. Stai bene con noi, Teo? Zio, laggiù c'è il mare. Guarda, è una riga blu. Babbo, posso guidare il cavallo? No. Ma che ci sto a fare qui allora? Dai, fammi guidare. E poi sarebbe la prima volta che si vede un cavallo guidato da un somaro. Ma se passiamo di là non facciamo prima. È una stradaccia. Ci sono delle buche come delle trincee che andiamo dentro con tutta una carrozza. Cosa c'è? Qualcosa che non va? Perché portate quelli in tasca? I sassi. Ma i sassi pesano, Ma no? sono molto belli i sassi. Sì. Arce! Ferma, Tino, ferma. Cosa Cosa dici? c'è adesso? Teo deve fare un goccio d'acqua. Se ha bisogno. Attento a scendere. Anche te. Beh, ma perché? Oh, fa presto, nonno, che io ho fame, E vade mi va, diceva così. E campesen bisogna pissere spesso come i cani. Per campar sano bisogna pissere spesso come il cano. Verde che meraviglia, Teo. Simpatica sta cavallina. Quanti anni c'ha? 3 anni e 2 mesi. Ha solo un vizio. Non può sentire il fischio del treno. Sì. E io, viva la Madonna, che faccio sempre servizio di stazione, faccio certi salti mortali per tenerla ferma. Fate cosa gli dai da mangiare? Un bel piatto di cappelletti. Ma che fa? Non ti sei sbottonato i pantaloni? Babbo, non ci sei pisciato addosso. Boiatela. È normale. Ha detto che è normale. Non sei sbottonato i pantaloni? Non sei scordè, si è dimenticato. Titela vera! Il mare di qui sembra una riga blu, lunga. Zio, ma ti sei pisciato sotto. Sta zitto. Non si è aperta la bottega. Non importa, Teo, vi faremo cambiare al casolare. Oh, sì. Zitta! Zitta! Vieni qui, che mi butto sotto le ruote! Sta seduto lì! Assassino! Aurelio, che faccio? Andiamo avanti? Sì, va. E anche oggi abbiamo mangiato. Andiamo con Minghino a vedere la fonte. Ma va bene. A me sta qui con mio figlio Teo a berci un bel bicchiere di vino. Ma volentieri. Però il bicchiere di vino basta. Sapete cosa faccio? Una dormitenna. Di qua. Ah, bravo, qui all'ombra ti fa bene. È bello, l'uovo, Teo. E anch'io sono così. Ogni volta che vedo un uovo resterei lì a guardarlo per delle ore.
Io mi domando delle volte come fa la natura a tirare fuori delle cose così perfette. Caro, ma la natura l'ha fatta Dio, mica un ignorantone come te. Ma a fare le pugnette, te, vai. Allora, ti ritrovo qui. Mi raccomando a voi, babbo. Michino, quant'è lontana? Quant'è lontana questa ponte? Zio, sta a vedere l'indormio. Dormi. Oliva! Oliva! C'è un rospo qua, somiglia a Don Balosa. Vai, bello? Com'è? Mondiale. E non è traditore. Questo lo mettiamo qui, È una buona idea. Cosa tu che sta? Ora tu mi vicino. A tocca prima te, delinquente. Buon favore. Papà! Cosa vuoi? Lo zio! È salito sull'albero! Ma che cosa dici? Cosa strilla? Non ho capito. Lo zio! È salito sull'albero! Voglio una donna! Voglio una donna! Voglio una donna! Ma dove te la vado a prendere adesso una donna, figlio mio? No, ma che dove dovete prendere? Dio Teo, guarda dove è andata a finire. A voi una donna! Eccolo lassù, babbo! Zio, ci sono i nidi lassù. Dai, Teo! Scendi giù, no, che ti puoi fermare! Cosa fai? Ti va a prendere una scala! Ma cosa facevate così che state attenti? Come fate ad andare a finire su quell'albero? Babbo, vado su a prenderlo io. A te ti do un cazzotto in testa che ti faccio fare un buco in terra! Voglio una donna! Ma come ha fatto ad andare fin lassù? Ma se casca si sfracella? Miranda, chiuditi in casa te, non cominciamo a fare il teatro! Il teatro. Voglio sapere come ha fatto! Stavamo bevendo un bicchiere di E vino. allora? Con lui qui, continua. Bravi. In un momento. Aurelio, chi l'ha visto? È schizzato su come un gatto. Teo, ma cosa fai? Ti risassi in testa al tuo babbo? Teo, scendi giù! Basta adesso! A mamma! Aurelio, ma dai, non fare così anche te. Teo, senti, lo vedi che tuo fratello si arrabbia? Moccio, venite giù, su. Voglio una donna! Ma è un bisogno più che normale. Eh. C'ha 42 anni. Oh, Sì, ma quello casca, eh. ma io a 42 anni. Hai voglia? Ma adesso basta, scendi giù. Scendi giù, Teo. Ah! Ma il colpo, zio, l'hai preso in testa, bravo! La Fa vedere. testa! Hai fatto 100! Adesso vengo su io! Muovendo non tirare, eh! Ci portiamo a casa gli uccellini! Teo, ma che roba è? Non ci vuoi ammazzare tutti? Adesso vengo io. Sì, signore. Guarda che se mi prende a me va a finire male. Che briscola, madonna! Oh, cioè, questo è un assassino. Contenai un colpo in tiguaion. Voglio una donna! Cosa faccio adesso? Una pugnetta mi faccio. Sono un patacca. Allora si va a casa. Tino, dai Tino, attacca il cavallo che ce ne andiamo. Presto, andiamo a casa tutti, partiamo, a casa. Ma signor Aurelio, lo lasciate lassù? Sì, signore, lo lasciamo lì. Attacca il cavallo, andiamo. E vabbè, come volete voi. Babbo, Tito, chiama la mamma. Dov'è la mamma? Lo lascio là sopra. Ci sta benissimo lassù. Andiamo, voglio andare a casa. Ma è mio figlio. Aurelio, sta a sentire. Voglio una donna! Miranda! Lo vedi? Andiamo via. Scendi giù. Babbo, venite via. Ma è malato. Facciamo finta, muovetevi. Aurelio, senti. Mandatemi su a me. Ci parlo io. Lo porto giù, vedrai. Miranda! 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 Montate su in carrozza.
tutti! Aurelio, Andiamo ma... subito! Cosa fai? Su, venite, Forte, dai. dai! Non ha mai fatto così. Oh, Teo, te cosa fai? Rimani lì? Noi ce ne andiamo, sai, è tardi. È quasi notte. Poi non c'è nessuno che ti porti indietro. Vuoi restare lì? E va bene, ciao! Se gli tirassimo con lo schioppo, forse. Teo! Venite giù! Teo, viva la Madonna! Senti giù, sì o no? Scendi. Guarda che andiamo via, sai! Vai! Teo! Venite giù! Ciao, Teo! Vai, Ciao, lo zio ci tende a tutti oggi. Via, smontate giù tutti! Tutti giù! Giù dalle Che palle! facciamo, babbo? Ma Non che fate domande dell'oste, cosa piangi tu? Ma Tutti sei giù! stato matto Dino, anche te? te corri all'ospedale, va a chiamare gli infermieri e corrono subito che mi butto nel posto, se no! Che sei da piangere? È tutto da ridere, è tutta una comica! Ma lo senti, Miranda, poveretto. Vi sentite meglio? Non lo posso più sentire, fatelo, sta zitto! Basta! Babbo! Basta! Cosa vuoi? Vado a chiamare la Volpina. Babbo, guarda! Mamma, sono arrivati. Buonasera, dottore. Ma che è successo? Sta sull'albero. Bel posto, aria fina, ma è tutta roba vostra. Ah, dottore, cosa dice? Una casina. Non c'è cuore che lassù. Dove? Lassù, adesso non si vede perché è in mezzo alle foglie. Ma che gli avete fatto? Niente, ti lavi i sassi. E deve andare avanti così tutta la vita, dottore. Non lo so. La monaca nana! Mamma! Una maledizione per lui, per noi. State calmo, ci pensa lei. Stai a prendere il fresco? Posso prenderlo lei? Oh, ti do il mandavon? Penso che non voglio che sono patachedi. Oh, che forza, mamma, lo fa venire giù. L'ha fatto scendere, mamma. È tutto contento. Teo. Eccolo qua. Beh, ti sei rimesso a fare un'altra volta il birbaccione, eh? No. Come no? E lassù che ci facevi? Contava quanti ossi c'hanno i figli di sta stagione. Davvero, Teo? Va a casa, va a casa. Sì. Portatela a casa. Che ci volete fare? Certi giorni è normale e certi no, come tutti noi del resto. Ciao, zio. Oh, Titta. Ciao. Sta bene? Ci vedeva il paese di Gigino di lassù. Quanto tempo è che non lo vado a trovare? Tra le 11 e mezzanotte. Sì, con la barca di Caghetta. Non vuol venire. 30 piani. C'ha 16 fumaioli.
oggi è un'importantissima giornata per il nostro paese, per la nostra festa. Madame, porta il sabito, San Francisco che trappa un po' di roba. Per dirvelo. Ma non ve lo posso dire, perché anzi che trattarsi di una cosa in sospeso, dove va tutta questa gente verso il mare aperto? Non rompere! No, ma abiscete. Ma dico, Professore, a quanti chilometri passa? 8, ma grazie al signor Galileo prima a 400 metri. È come se ci venisse addosso. Avvocato, quanto peserà? Per me 2 volte e mezzo il Grand Hotel. 2 volte e mezzo il Grand Hotel più l'arco d'Augusta. Sul mare! Vai, Messico! venite dal mare. Tu passi, è il tuo fato, io seguo. Dei flutti, guardando la scia, luccicare. Chi sei? Gigino, metti più vicino alla mamma. Signore, si mette più attaccata a suo figlio. Ecco. Ragazzi, ci sono le correnti gelate. Mi hanno fatto diventare le palle come 2 fagioli sfretti. Non sei venuto a nuoto dalla riva? E da dove allora? Ah, sì, che Stile libero. Voglio ballare con te tutta la noce così. Il terzo giorno vado là con la mia barchetta, faccio il solito fischietto, ecco. Risalta fuori il delfino, mette la testa sulla barca, mi guarda e mi dice: mamma. I delfini sono intelligentissimi, l'ha detto anche il mio dentista. Guarda quante ce ne sono, oh, milioni di milioni di milioni di stelle. Ostia, ragazzi, io mi domando come cavolo fa a reggersi tutta sta baracca. Perché per noi, dico così per dire, in fondo è abbastanza facile, devo fare un palazzo. Tot mattoni, tot quintali di calce, ma lassù, viva la Madonna, dove le metto le fondamenta, Sono mica coriandoli. Grande, che fai, dormi? Rispondi. Hai freddo, vuoi la mia giacca? Cosa vuoi? Avanti, prendi la giacca. No, non la voglio. Dai, mettetela sulle spalle, se non sai che solfa che fai se ti raffreddi. Non ti conosco. Ma dobbiamo stare qui ancora molto, è l'una. Ma che ne so, avevano detto verso mezzanotte. Poi anche se tarda un po' sta venendo dall'America, oh. Han detto tutto l'inteculo, tutto quanto. È un amico, T'ha fatto gli auguri. E ogni volta mi sono illusa. E invece finiva tutto subito. E così. Ma lo sai quanti anni c'ho? 52. Oh, non mi vergogno mica a dire la verità, sai. Anzi, dico sempre qualcosina in più. 30 anni. Sorprendente, my darling. E sono ancora qui che aspetto. Pensavo 27, 28. Vorrei un incontro di quelli lunghi che durano tutta una vita. Vorrei avere una famiglia io, dei bambini, un marito, per scambiare 2 parole la sera, magari bevendo il caffè latte. E poi qualche volta fare anche l'amore, perché quando ci vuole, ci vuole. Ma più che l'amore contano i sentimenti. E io ne ho tanto di sentimento dentro di me. Ma chi lo dà? Chi è che lo vuole? Ma che fai? Ti metti a piangere quanto è scema. Ha visto? Piange. Piange perché la ragazza è delicata. Vieni qui che ti do un sensibile. bacino. Oh, yes. Va là che ci sono qui io. Ho ragione invece, perché siete tutti una massa di Non lazzaroni. piangere, cara. Ecco. Babbo! Babbo! Il
faccio la più grande realizzazione navale del regime! Complimento al podestà! Vi auguro buon viaggio! Viva l'Italia! Com'è? 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 Amore, che roba. Non si vede proprio niente, oh. Ah, ma io mi attacco qui al muretto? Soltanto nel 22 c'è stata una nebbia così. Oh, piano, ferma! Chi sono io? Qui c'è un uomo qui! Quando vengono a... Guarda! Gina! Gina! Ma dov'è che sono? Mi sembra di non stare in nessun posto. Ma se la morte è così, non è un bel lavoro. È sparito tutto. La gente, gli alberi, gli uccellini per aria, il vino. Che cool! Tino! Mi son perduto, non trovo più la mia casa. Dov'è che sono? Ma come dove siete? Siete davanti a casa vostra. È lì? Grazie. Yeah. Ma dove vai con sta nebbia? Di? alla scuola. Ciao nonno. Ma guarda. Io stato in Norvegia. 2 donne. Belle. Grandi. Norvegesi, esi. Fave, veloci, lupini, bruscolini. È aperto qua, si passa. C'è l'ultimo buscione! Naso, di qua, vieni a vedere.
sapere chi era? Lo sappiamo, era Campari. L'ho conosciuto in quel di Monza. Aldina! Lallo! Dov'è? Sta dentro, Lallo! Lallo! Che cos'è, Lallo? Un'orecchia! Guardate, un'orecchia! Hai permesso? È chiuso. Posso entrare, signorina? Buonasera. Cos'è che vuoi? Una nazionale. E la posso aiutare, signorina? Ma sta buono che non gliela fai. Ma come non ce la faccio? Io posso alzare anche 80 kg. Una volta ho preso in braccio anche il mio babbo. Questo è da ridere. Ma perché no? Lei quanto pesa? Ma non lo so. Su, bevi, che ti fa bene. Cota, Ma no, deve essere così. Aiaio, mamma. C'è una mosca, mamma. Ma dov'è la mosca? È lì, è là, era lì. L'unica casa che c'è mosca anche d'inverno. Mamma. Te il babbo come avete fatto? Ma far che cosa? Che vi siete incontrati, poi siete voluti bene, e poi vi siete sposati. Ma che storia è questa? E poi chi è che si ricorda? Tuo padre non è uno che fa tante mosse, lo sai. Lui faceva il manovale a Saludeccio e i miei che avevano un po' di soldi non è che lo vedevano di buon occhio. Anzi, insomma, siamo scappati di casa senza dire né tanto né quanto. E il primo bacio, quando è che ve lo siete dati? Ma che razza di discorso tiri fuori adesso? E poi non so neanche se ce lo siamo dato. La prima volta che ci siamo visti, lui si è cavato il cappello e basta. Che era il massimo che poteva fare. E sai, ai nostri tempi non è come adesso, che se ne combinano di tutti i colori. Ma io non combino proprio niente, mamma. E sotto che sei sudato, su. Ecco. Cosa vuoi combinare te che hai ancora i calzoni corti? Già che ce li ho corti, allora fammeli lunghi anche a me, come l'altro che ce li ha. Ma chi è st'altro? Gina? Lei mi ha detto non guardarmi più i bigliettini. E ci ho detto perché? Signora? Prendi la bicicletta e vai a dire al dottore se viene prima. Sì, signora. Si faccia dare un'occhiata anche Sì, lei. va Mi ha bene. messo uno spavento l'altro giorno. Vai, vai. E invece io i bigliettini glieli Sì, mando quando sì. mi pare, ecco. In Africa. Divento dottore e vado in Africa. Sì. Così si impara quella lì. Sì.
Morzighetta, tu! Che gioia! Se continua così, non andiamo a scuola per 3 giorni! Guardate molti laggiù, sono tutti bianchi! Ragazzi, andiamo a vedere le neve sul mare. Ma che questo è acquaticcio? Non attacca mica. Va via. Vuole dei coglioni. Stasi lì. Mi pase. Aspetta, vengo per te. Vai, fa presto. Tito, guarda come viene giù! Apriamo. Bello. Anch'io. Vieni giù ancora, oh. Gli 4 decca rompe coglioni, boia d'un vigliacco. Questo sarà ricordato come l'anno del nevone. Se escludiamo l'era glaciale, è la prima volta che qui al nostro borgo nevica così abbondantemente. 1,90 metri. Questo deve essere stato un ragazzo, non è stato lui. Come dicevo dunque, furono eccezionali i seguenti anni: 1541, 1694, 1728, 1888, quando, fatto più unico che raro, nevicò il 13 luglio. Ma dove... Come sta la tua mamma? Adesso sta meglio. Qua, È dai. ancora all'ospedale, ma il dottore ha detto che è fuori pericolo. Sono contento, poverina. Ricordati di salutarla per me quando vai a trovarla. Va bene. È buona la tua mamma. La mi dava sempre. Minestra, bicchiere di vino. Buona. Mamma, Ciao Miranda. come stai? Ti ho portato i garofani. Grazie, come stai? Ciao Aurelio. Oh, ma che belli. Mi ero messo un po' alla finestra, ma adesso torno a letto. Però sto bene oggi.
Che bel colore. Hai caldo, mamma, con questo? Grazie. Metto qui. Avete mangiato? Abbiamo mangiato. Sì, sì. Fai sempre arrabbiare il babbo, te. Quello lì mi dà certe tosse nella testa, mamma. Va a finire che divento scemo. C'è un bel giardinetto qui dietro, eh? Non sapevo. Una neve sembra tutto fiorito. Mamma, nevica ancora. In un certo senso sei fortunata, Miranda, perché questo è proprio il tempo che si sta bene a letto. Stanco, poveretto, quando torna a casa la sera. Ha lavorato tutto il giorno. Sì, Non sì, gli devi rispondere. Ormai sei un ametto. Ma no, col ghiaccio, te ci metti dentro il ghiaccio, fai male! Uomo, mancati questa! Con sta pioggia, con sto vento! Chi è che busca sto convento? Scemo! No! Oh, che stupido! Sta fermo! Palla difficile, eccellenza! Oh! Gradisca! Preso, eh? Ma cosa fai? Gradisca! Gradisca, senti questa! No, la gradisca no! No! Che roba! La forza! Lasciatela stare, la gradisca! Basta, morendo! Gradisca non la ferrovia! Gradisca, vieni di qua! Volete che vi ammazzo tutti? Se mi rompete un vetro, vivono! Io l'ho preso proprio da me! Ma chi è? Ma cos'è? Non lo so. Verdè, è il pavon del conte. Eccolo, eccolo là! Viene giù! Lo prendiamo, ragazzi? Porca che pataca! Non ho mica capito niente. Cos'è che è successo? Ma adesso io ve lo spiego in macchina, eh? Ma perché in macchina? Dov'è che andiamo? Qui vicino, zio. Al podere della Zaire. C'è un parente che è venuto dall'America e vi vuol salutare. Ma se mi vuol salutare, perché non è venuto lui qua? E poi chi è sto parente? Ciao. È morta la zia. Coraggio, coraggio. Titta, no! Non fare così. Apri, Titta. No. Apri. No! Non apro! Ego sum resurrectione vita, miseri in me, et anti mortus pueris vive, et Paolo, è svenuto. Paolo, guarda, lo zio si sente male. Portatelo al casino. In nomine Patris et Filii et Spiritui Fatti il segno della croce, Sancti. papà.
come va? Sto meglio. Mirandino. Dai, non fare così, fatti coraggio. Falli mettere a posto. E gli orfanelli? Mi braccio, naso! Permesso, permesso! Muove le tue labbra! Alzo il piede agli sposi e con il pieno e con la paglia dico siate felici a battipaglia! Ma quando sei ubriaco fai anche le bugie! Ma occhio La Gradisca si sposa e se ne va! Avevamo detto, noi qualche volta ti abbiamo fatto arrabbiare, ma adesso che te ne vai ci dispiace tanto, Ci mancherai molto. Il silenzio è dono, la parola è d'argento, auguro agli sposi di felicità anni 100. Dov'è la sposa? Là davanti. La nostra Gradisca ci lascia, se ne va perché ha trovato il suo Gary Cooper. Oddio, Gary Cooper è un cowboy e Matteo un carabiniere, ma l'amore è sempre l'amore. Buona fortuna, Gradisca. Good luck. E viva gli sposi! Carissimi sposi, voi avete oggi coronato il vostro bel sogno d'amore, ma avete anche un gioioso dovere da compiere. Ma fare vostri figlioli, per la vostra famiglia, per la Chiesa, per la patria. Adesso che siamo qui in compagnia, beviamo tutti prima di andare via! Evviva, Gradisca!
Fotografia! Guarda così! Adesso facciamo una fotografia che spacca tutto! Lo specchio, Farina! Sempre la sposa! Forza, che fotografia facciamo adesso! Guarda la nostra Minola! Ma cosa fai? Piangi? Sei matta? Non piango più! Ecco così, più stretti. Il carabiniere lì, tirati un po' più indietro. Porcheria! Ecco, prendi la luce. Fermi così. Ehi là, ma piove. Un bel sorriso. Vasa pasiv. Che facciamo un altro. Permesso. Ma che fai? Ne crolli addosso, ubriacone. Anch'io. Qui sotto è troppo buio. Andiamo al sole. Venite tutti fuori di lì. E avanti, non seguite lì. Ecco, vediamoci qua. Formate un bel gruppo. La sposa al centro. Il carabiniere lì. Qua cos'è, Marco ormai. Ho fatto un'altra poesia che dice così: anche se il mondo è pieno di roba bella, è pieno di paesi che ti piacciono anche di più del mondo. Dopo ti fa bene a te, così si lava. Oh, il più! Alzati. Il più! Non piove più. Mettiti a sedere. Basta giù. Suona. Sposa bagnata, sposa fortunata. Diciamo così, da qui fino alla nostra patria. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Piano dentro la tua testa. Grazie. Questo posto diventa il più bel Grazie. posto del mondo. Ma come farai? Ma come farai a stare lontana dal borgo? Vi saluto, andate a casa, vi saluto. Mi saluta. 4 minestre, 2 polli, 3 metri di salsiccia e una candela. Ho mangiato 4 minestre.